Eccoci qui ragazzi, bentornati sul canale. Qualificazione agli europei, calciatori del Napoli impegnati nelle qualificazioni europee, intervista a Kvaratskhelia nel ritiro con la nazionale. Ci sono delle cose da analizzare, ci sono delle situazioni che volevo discutere ovviamente sul canale e sapere la vostra nella sezione commenti per quanto riguarda la condizione atletica del Napoli, perché seguirò tutti i calciatori nei limiti del possibile, ovviamente un paio di partite in contemporanea al massimo, però cercherò di seguire tutti i calciatori del Napoli impegnati con le rispettive nazionali, perché a me questa cantilena, la condizione fisica, comincia non a stancare, ma mi crea non pochi dubbi. Ne parliamo in questo video, fatemi sapere la vostra nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e sempre Forza Napoli. Allora, i calciatori impegnati ieri, per quanto riguarda l'analizzare la condizione fisica, possiamo farlo solo con Zielinski e la Polonia, vittoriosa la Polonia anche ieri, con uno Zielinski che ha giocato 90 minuti, senza un cenno voglia essere sostituito, senza la mancanza di lucidità nei passaggi, nel leggere l'azione a partita in corso dopo l'80°. Io ho visto la partita, condizione fisica 90 minuti giocabili al top, senza se e senza ma. Ieri Zielinski ha fatto una partita eccellente. È vero che non vedremo mai lo stesso Zielinski di Napoli nella Polonia, è un altro modulo, giocano a 4 a centrocampo, i movimenti non sono gli stessi. Secondo me non fai nemmeno tanto la differenza come la fai a Napoli in un centrocampo a 3, ma questo è un altro dato. La condizione fisica di Zielinski c'è, rimane, e non è per niente una condizione fisica arretrata rispetto ad altre squadre di Serie A. Come lo stiamo decantando, il Napoli sembra che sia il 30% indietro a livello di condizione fisica per la preparazione fatta poi per arrivare senza problemi a maggio. Va benissimo così, ma noi continueremo a seguire le prestazioni dei calciatori del Napoli quando sono in nazionale, per avere poi un doppio raffronto. Ho seguito la Danimarca di Lindstrom in contemporanea con la Polonia. Danimarca che ha giocato contro San Marino, Lindstrom al pepe sulla fascia sinistra, ha giocato al posto di Kvara come posizione centro-sinistra, nasce come centro-sinistra. Lindstrom al posto di Lozano è comunque un ruolo che gli è stato consegnato nel tempo. Comunque sul centro-sinistra ieri tanto pepe, è vero che si giocava contro San Marino, un rigore che gli è stato tolto sacrosanto, che si doveva togliere perché non era calcio di rigore, però ha infierito sulla fascia sinistra per tutto il primo tempo bene, nel secondo tempo poi è stato sostituito al 75°, ma con la partita già in cassaforte per far giocare anche altri elementi della rosa dell'appunto Danimarca, con un Eriksen esageratamente in forma. Vuoi il valore dell'avversario che non era poi così eccellente, però Eriksen ha una visione di gioco fantastica, è un calciatore dai piedi sopraffini, non gioca più in Italia per i motivi che sappiamo, perché non c'è l'idoneità fisica per poter giocare in Serie A. È stato per l'Inter, secondo me è stata una mazzata dover rinunciare a un calciatore del genere, ma gli auguriamo tutto il meglio sempre per la sua carriera, perché per quanto riguarda la classe, la tecnica, la visione di gioco e la completezza nel ruolo che ricopre, non si discute assolutamente. Altra prestazione di Eriksen ieri da incorniciare. Torniamo un attimo alla condizione fisica del Napoli. Kvaratskhelia viene sostituito contro la Lazio al 70°, 65°, adesso non ricordo bene il minuto. Sempre perché dobbiamo trovare questa condizione fisica eccellente, allora facciamo queste sostituzioni, perché i calciatori vanno in affanno, almeno a quanto abbiamo sentito nelle dichiarazioni post Lazio. Intervista di Kvaratskhelia durante il ritiro della nazionale, prima di giocare oggi contro la Spagna, che seguiremo Georgia-Spagna. Kvaratskhelia dice: io ho nelle gambe assolutamente i 90 minuti, ve lo dimostrerò durante la partita che si deve giocare con la Spagna.
Allora, il calciatore dice che hai 90 minuti. Garcia dice che il Napoli è comunque in una condizione fisica ancora da migliorare perché arriviamo a maggio senza problemi, abbiamo fatto una preparazione pesante. Vi dovete mettere d'accordo, perché altrimenti scaturisce nella mente di alcuni tifosi come me il dubbio, scaturisce il dubbio che tu dovevi far entrare per forza Raspadori. E io purtroppo non riesco a star tranquillo, non riesco a ancora dopo giorni ad ingoiare questo boccone amaro per quanto riguarda il secondo tempo con la Lazio. Io ancora non ci riesco, ancora rimurgino e penso e mi metto a riflettere cosa non c'è stato, cosa abbiamo sbagliato. Sarà tutto il problema intorno alla condizione fisica? Non credo, perché i primi input da Zielinski, visto sul campo, e dichiarazioni su Kvaratskhelia, bene stanno bene, quindi ci può essere un minimo di preparazione fisica, ma non è tutto relegato a questa situazione. Seguiremo ovviamente gli altri calciatori del Napoli impegnati nella nazionale italiana, Kvaratskhelia oggi con la Spagna, e nei limiti del possibile cercherò di andarmi a vedere pure qualche partita tra Osimhen e Anghissà, dipende dagli orari e dipende dalle situazioni ovviamente familiari, impegni eccetera eccetera, però mi sto diciamo organizzando su questi fatti perché appunto vorrei cercare un riscontro o dei riscontri che mi facciano vedere più chiaro su questa situazione, perché continuiamo con lo stesso motivo, la situazione a me tanto chiara non è. Visto comunque la faccia durante la sostituzione di Kvaratskhelia contro la Lazio e visto che nel post partita si dà sempre la colpa a questo fatto e la preparazione mi auguro che sia solo quello il problema. Mi auguro che sia solo quello il problema e che il Napoli arrivi a maggio di gran lunga in scioltezza con questa preparazione che stiamo decantando, fatta alla grande per non calare durante l'anno. Io me lo auguro assolutamente. Poi, se non dovessero arrivare i risultati sperati, avete fatto debiti con la bocca, carissimi addetti ai lavori, e dovete prendervi le vostre responsabilità. Detto questo, fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, così restate aggiornati sui contenuti. Sempre Forza Napoli, e speriamo di vedere una grandissima partita oggi, Georgia-Spagna, al limite con un Kvaratskhelia in grande spolvero e con tutti i calciatori impegnati del Napoli che tornano al Napoli integri in primis, non come fatte Giroud che si è girata la caviglia, sta bene, non si sa se gioca a Milano eccetera eccetera, ma che facciano anche grandissime prestazioni con le proprie nazionali per alzare ulteriormente la loro condizione fisica e essere mentalmente pronti per ricominciare il campionato, perché ci aspetta un filotto di partite dove non si può steccare e non si dovrà steccare, che poi altrimenti andremo ad analizzare anche altre situazioni. Sempre Forza Napoli ragazzi, ci vediamo nel prossimo video, ciao!